Ciao, buongiorno, sono GP Mucci, da sempre super appassionato di motociclette da avventura. Da tanti anni facciamo special da deserto, motociclette da rally, principalmente bicilindriche, che sono il mio vero amore. Considero la motocicletta da avventura la vera essenza della motocicletta perché è sinonimo di libertà, viaggi, eccetera. Durante il lockdown mio figlio mi ha detto: papà, smetti di fare delle cazzate sulle motociclette, cominciamo a fare qualche prodotto da vendere. Io faccio il sito, faccio la parte commerciale e cazzo, se è bella la T7 vista da qua è stupenda. E vabbè, è proprio bella, mamma mia. E abbiamo iniziato a fare il tour per la T7, che è venuto spettacolare, quella è la mia moto, e basta. E quindi da lì abbiamo cominciato a commercializzare Paracoppa in tutto il mondo. Non avevamo mai spedito niente, neanche una vite, abbiamo dovuto inventarci da zero ed è andata molto bene. E da lì è nato il Tor per T7. È stato una cagata. Allora sono schiavo, qui saldo solo dei paramotori, venite a portare via, non riesco più ad andare in moto. Da tanti anni comunque lavoriamo sulle motociclette, produciamo serbatoi, abbiamo fatto telai e non solo paramotore, quindi io sono sempre stato appassionato di motori, le mie scuole superiori le ho fatte a Maranello, alla Ferrari, e la mia passione è sempre stata questa. Oggi sono qui a parlarvi di questa motoretta che mi ha colpito. Mi ha colpito tanto perché ha un potenziale notevole. So che CF Moto, la progettazione è emiliana, dovrebbe essere modenese se non erro, però questa è una moto che è disegnata benissimo, non è banale. Guardate questo telaietto, il suo portapacchino è fatto benissimo, la sella sembra un aftermarket fatta a mano da un tappezziere. Anche lo scarico, questo è originale, ha un disegno pressoché perfetto. E ecco, mio figlio ha portato via il mio caffè. Ok, bastardo. Vabbè. E, questo ha solo le grafiche come modifica, però è una bella moto, è pensata bene, non ha spigoli, che anche nell'off-road qui è abbastanza stretta, quindi la puoi guidare in piedi, non ha spigoli che possono farti male fuori strada, ha una bella posizione di guida anche in piedi. Ci sono alcune moto che a me non piacciono da guidare perché magari hanno una cilindrata anche un pelo più grossa di questa, però hanno un motore un po' povero, no? Questa non ha tanti cavalli perché non arriva a 50 cavalli, però il motore non è noioso, cioè a volte la cosa che, quando guidi, la cosa che conta tanto è la vibrazione del motore, tipo le vecchie Transalp, le vecchie Africa Twin erano molto piacevoli da guidare. E questa devo dire che è veramente una moto piacevole da guidare, una moto che io comprerei. Nasce bene, ha l'ABS disinseribile, non in tutte le moto riesce a disinserire bene l'ABS. Mi ricorda tanto una moto che io ho avuto in passato, l'Honda Dominator, perché come peso e potenza più o meno è quello, no? Io sono 1,75, tocco bene con questa moto, mio figlio no, ma non ci posso fare niente. Non è cresciuto sto stronzo. La prossima fase del video voglio farla senza paramotore, quindi adesso lo smonto. Ecco, vi faccio vedere una cosa che secondo me è un punto debole di questa motocicletta qua. La sua culla è carina, ma è molto deboluccia, vuole legata assieme, si muove addirittura a mano, quindi in più ci sono queste parti un po' brutte, esposte, insomma questa parte qua è veramente un po' povera, ma adesso vi facciamo vedere come abbiamo risolto noi. Ecco qua la nostra soluzione. Questo è il nostro Tor per la nuova CF Moto MT 450. Allora, come vedete qua, noi andiamo un po' a coprire quest'area. Beh, vabbè, vi spiego innanzitutto come facciamo noi paramotore. Allora, innanzitutto abbiamo deciso di non fare una versione super eco per questa moto
solo perché costa poco. Potevamo farlo, potevamo fare un prodotto che in 20 minuti noi assembliamo, magari solo piegato, però ce n'è già tanti, arrivano dall'Oriente e non ci interessa, non ci interessa perché la moto a noi piace, per me la moto è bella e io credo che ci saranno tantissimi appassionati che non la comprano solo perché costa 6.000 euro, ma per usarla. Questa, ripeto, io ho una T7 o moto più importanti, ma questa è una moto che io comprerei per poi attrezzarmela come mi pare, perché è più leggera delle altre motociclette che ho e mi permette esplorazioni che l'Italia, l'Europa in genere merita questo tipo di turismo, ecco. Quindi abbiamo deciso di fare un vero Thor come quello di Azzurro o quello che abbiamo fatto. Questo è il paramotore della T7, è una cosa premium, anche la T7 non costa tantissimo, abbiamo fatto un prodotto esagerato e abbiamo deciso di fare lo stesso tipologia di paramotore, in realtà sembra una miniatura di quello. Ok, quindi come abbiamo risolto il problema del telaio? Diciamo che l'abbiamo migliorato, non l'abbiamo risolto, anche se abbiamo un'idea per irrobustirlo ancora di più, ma essendo il paracoppa di per sé estremamente robusto e andando ad agganciare, oltre che punti originali, anche in una zona alta del telaio, abbiamo fatto lavorare il nostro paracoppa assieme al telaio originale, rendendo il tutto estremamente più robusto. Quali sono i motivi per cui si monta un paramotore, un paracoppa? In primo luogo la protezione. Ecco, qua noi cerchiamo sempre di guardare cosa c'è da proteggere e dove ancorarci, ok? Abbiamo ritenuto che gli ancoraggi originali fossero validi, però ne abbiamo aggiunto uno sopra in alto, nella parte più rigida del telaio. In questo modo abbiamo creato un blocco molto molto compatto. Cosa protegge? Beh, il nostro paracoppa sul fianco protegge molto, protegge anche la pompa dell'acqua da urti, da pietrate, pietre, eccetera. Con questa bandella che gli abbiamo fatto, l'abbiamo tenuta separata per questioni principalmente estetiche dal paracoppa, però con questa bandella noi andiamo a proteggere la pompa dell'acqua e questo sensore. Inoltre eliminiamo la bruttura che c'è lì sotto che fa molto povero. Sul frontale i Thor chiudono fino al radiatore, quindi pietre grosse o cose di questo tipo non possono entrare, pur rimanendo estremamente ventilato, ma ne parliamo dopo. E anche sul fianco sinistro della moto è tutto protetto e abbiamo fatto anche questa, un'altra bandella di protezione per andare a proteggere il carter motore da cadute accidentali. Se la moto cade con una pietra qua, qui tende a salvarsi, ecco. Una nota, questa linguetta non sarà, questa in acciaio è quella di prova, e quelle che abbiamo già in taglio saranno definitive, saranno in alluminio da 3 mm, molto robuste. Le staffe che qua si intravedono, queste sono in acciaio, saranno in acciaio inox e avranno una forma leggermente diversa, però saranno come queste, come robustezza. E anche qui dove c'è la targhetta Thor si vede che qua è un po' vuoto, qua sotto, in realtà quelli definitivi avranno più materiale qua sotto, ma è l'unica differenza, tutto il resto saranno come questi. Come robustezza vi posso dire che abbiamo un po' di esperienza nei paracoppa in motociclette che vengono usate davvero a livello avventura e a livello competitivo. Abbiamo tanti Thor montati su T7, Touareg, Morini, usati in competizione. Siamo molto molto soddisfatti per i risultati inerenti alla robustezza. Sempre riguardo alla robustezza volevo dire che abbiamo un certo storico, per esempio qui adesso Alessandra pubblicherà presto un video su questi eroi, paracoppa eroici, per esempio questo ha fatto tutta l'Africa Eco Race, quindi 10.000 km, 9-10.000 km di fuoristrada di AIA pesante, una competizione e comunque fa ancora il suo lavoro, no? Si è sverniciato completamente per le sassate, è veramente stato sabbiato questo, ma nel deserto. E anche quelli, da quello di Nomad che ha 60.000 km di fuoristrada, altri usati nelle competizioni nazionali, insomma abbiamo uno storico notevole.
Ma in ogni caso, nonostante l'uso estremamente violento, questi paramotori hanno salvato la moto. A livello di dettagli tecnici, parlando di robustezza, tutto il paracoppe è realizzato in 3 mm di Paraluman, è una lega d'alluminio perfetta per questo uso, è molto robusto, e le staffe sono realizzate in acciaio inox, e anche le viti stesse sono particolari, le viti, perché hanno questo rondellone molto grande e il foro di fissaggio è un po' largo, in modo tale che il paracoppa possa muoversi, perché abbiamo visto che accoppiamenti troppo precisi in una motocicletta usata per fuoristrada, poi se prende 2 colpi non si monta più. Queste rondellone hanno lo scopo proprio di permettere un fissaggio molto forte ma largo. Quindi questi sono dettagli che fanno la differenza. Sempre parlando di robustezza, come saldature, i nostri paracoppa sono saldati internamente a filo, è una saldatura veloce ma che apporta molto materiale, robusta, e esternamente li saldiamo invece a TIG, li saldo tutti io personalmente, sono saldati a TIG a mano con un controllo della qualità certosino. Sono estremamente robusti. Spessori, allora, in realtà abbiamo fatto 2 versioni di questo paramotore, vediamo cosa piace di più, ma già questo è molto robusto, questo è 3 mm, il fondo è 3 mm, i fianchi sono 3 mm, quest'altro, da vedere esteticamente sono identici, i fianchi e il frontalino alto sono in 3 mm, mentre il fondo è 5 mm. Già sul T7, che è molto più grande, la conformazione usata è questa e non abbiamo mai avuto problemi. Questo, essendo più compatto, più piccolo, questo è un vero e proprio carro armato. Già questo funziona egregiamente, questo è il non plus ultra. Quindi fateci sapere cosa preferireste. Noi pensiamo che andremo su questo, anche se questo pesa 7 etti in più. Parlando di pesi, questo pesa 2,2 kg, questo pesa 2,9 kg, ok? L'originale, le plastiche che sono qua, e il fondo pesa poco meno di 1 chilo, quindi in realtà la differenza di peso è irrisoria in entrambi i casi, visto il quantitativo di protezione che avete. E la differenza è, se uno non va in bagno, la differenza di peso è maggiore. Ventilazione è un'altra delle caratteristiche che i paracoppa devono garantire al giorno d'oggi. Oggi le moto sono catalizzate e in generale riscaldano tantissimo, e abbiamo visto che in molte motociclette, soprattutto quelle un po' più grosse, è necessario ventilare anche il carter motore. Non è sufficiente che ci sia una buona areazione nel radiatore, ma anche ventilare il corpo motore aiuta tantissimo. Quindi noi da sempre facciamo dei paramotori che sono super ventilati. Il Thor è completamente aperto davanti, è chiuso solo nella parte bassa dove si prendono sassi, fango, eccetera, ma nella parte alta è completamente ventilato. Quindi anche il sistema delle alette è il sistema che permette al motore di respirare di più. Quindi questo è il massimo della ventilazione ed è molto importante. Alcuni ragazzi ci hanno chiesto di fornirgli anche una rete come eventuale optional, e sappiate che si potrà montare anche su questo motore una rete. Abbiamo 2 reti fighissime, praticamente abbiamo 2 reti, che una è la stessa rete che monta la Ferrari sulle griglie di areazione e l'altra è la rete che monta invece la Lamborghini sulle griglie di areazione. Noi le abbiamo entrambe e sarà molto figo, vi faremo vedere. Un ultimo dettaglio molto importante in un paramotore è la facilità di montaggio e di smontaggio. Qua, soprattutto grazie agli attacchi disponibili su questa CF Moto, devo dire che il paracoppa da montare è proprio una vera e propria baggianata, molto semplice. Poi faremo un video istruzioni, però si toglie in 1 minuto e mezzo, 2, almeno io così riesco a smontarlo in questi tempi, e si monta in 5-10 minuti, viene montato anche la prima volta. Adesso parliamo dell'estetica. Io mi sono innamorato delle linee di questa moto, che pur essendo economica ha delle linee da moto premium. Noi abbiamo cercato di rispettare le linee della moto,
le linee guida che ci sono e abbiamo cercato di fare un paracoppa non banale e io credo che ci siamo riusciti. Questa è una bella moto, anche se è economica, e per cui abbiamo cercato di, non so, di valorizzarla ulteriormente, togliendogli le parti che sono povere, nascondendo il telaietto che sembra troppo magro, vero anche per la T7, quando vidi la T7 la prima volta ho detto Madonna che miseria lì sotto. Invece in questo modo io penso che l'abbiamo rispettato, siamo andati a valorizzare e a completare questa motocicletta. Quindi io credo che la robustezza ci siamo, ne sono certo, ventilazione più di così non si può, l'estetica è fantastica ed è un prodotto leggero e facile da montare. Bella moto, bella CF Moto, forse ne prenderemo uno anche a noi, a me piacerebbe moltissimo da guidare. A livello di finiture, ovvero colori, ne faremo come negli altri paramotori, faremo due tipologie di nero, quindi avremo un nero raggrinzito, texture, che è un pelino ruvido al tatto, a mio avviso è il più bello fra i due neri, ma attenzione non si attaccano gli adesivi, quindi se avete idea di attaccare gli adesivi sul Thor, prendete nero liscio o naturale, che sarà l'altra opzione valida. A me piace moltissimo. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, tenete controllato il nostro sito e come tempistiche noi fra circa una settimana, 10 giorni siamo già in grado di consegnare i primi naturali. Ne abbiamo una dozzina qua in saldatura che devono solo essere saldati esternamente, poi sono finiti e andranno in verniciatura. In settimana avremo le staffe definitive in acciaio inox, appena saranno disponibili ve le faremo vedere. Quindi concludendo, gran bella moto, sono molto contento del paramotore che abbiamo realizzato perché è venuto bene, anche questo devo dire che sono riuscito a prendere le linee principali della moto e fare un bel lavoro e basta, veniteci a trovare, compratene un sacco.